Amici di Moto.it, ciao a tutti per una nuova rubrica di Young Timer, le moto degli anni 90. Abbiamo iniziato con una fantastica Honda RC30, ve la ricordate, quella di Stick, poi siamo passati a tutt'altro genere con la R1150 GS, una Max Enduro BMW, l'ultima di Ghisa, e poi un'altra stradale, la Triumph Speed Triple col simpatico Guido Meda. Però c'è poco da fare, gli anni 90 sono stati gli anni d'oro delle moto sportive, moto che hanno segnato un'intera generazione di quarantenni, cinquantenni di oggi. Quindi torniamo a bomba sulle sportive di fine anni 90 e dell'inizio del 2000, moto strepitose che trovate qui alle nostre spalle. Eccole qua, iniziamo con la Yamaha R1 del 1998, la prima R1 a carburatori, fornita ancora da Stick. Ciao Stick! Poi passiamo al 99 con la Suzuki GSX 1003R, ma non era giusto neanche chiamarla così perché è semplicemente l'Hayabusa che ci ha fornito il gentilissimo lettore Marco. Grazie Marco. Grazie a voi. E poi passiamo all'anno ancora dopo, al 2000, con la Honda VTR S+1, conosciuta in America con una sigla molto più forte, RC51. L'Honda che interruppe il dominio Ducati nel mondiale Superbike perché è una bicilindrica, vinse 2 mondiali con Edwards e persino la 8 ore di Suzuka con un certo Valentino Rossi. Perché abbiamo scelto loro? Perché sono moto di rottura che hanno segnato quest'epoca. L'R1 98 perché arrivò in un momento in cui dominavano le 750 4 cilindri, molto leggere, agili e potenti, però con la potenza tutta in alto. Questa invece arrivò con 150 cavalli e una ciclistica molto agile che troviamo anche adesso nelle moto moderne, che però hanno in più l'elettronica. Giusto Stick? Tutto corretto? Sì. Grazie. La Hayabusa, bisogna soltanto dire una cosa di lei, è la moto di serie più veloce della storia perché arrivò nel 99. Hayabusa d'altra parte è un nome di un rapace giapponese e lei raggiungeva in quell'anno i 312 km/h, arrivava col tachimetro a fondo scala a quasi 350 all'ora. Dopo il 99 le 4 sorelle giapponesi decidono di mettere un freno a questa escalation di velocità, quindi lei fu l'unica nel 99 a raggiungere queste velocità e soltanto per questo merita di essere oggi con noi, anche se poi scopriremo con Marco che è una moto fantastica da utilizzare su strada. La VTR, prima non l'ho detto, è una delle pochissime moto HRC fatta dal reparto corse della Honda per vincere e lo fece subito nel 2000 con il mondiale di Colin Edwards che venne poi replicato nel 2002. Adesso però andiamo a provarle tutte e tre sul Passo Penice dove andiamo sempre con Moto.it e i nostri amici Marco e Stick potrebbero dire ma con queste prestazioni veramente esagerate il posto giusto per provarle in sicurezza è la pista. È verissimo? 150, 175 e 127 cavalli si sfruttano in sicurezza in pista, però bisogna anche aggiungere una cosa: queste sono moto ormai ventennali e sono bellissime da usare per il classico giretto domenicale o per l'uscita proprio per divertirsi, la bella guida senza esagerare. Per la pista ci sono moto più recenti con tanta elettronica in più di sicurezza, queste ce le godiamo come vere e proprie Young Timer. E adesso andiamo sul Penice e scopriamo come vanno in 3 puntate dedicate proprio a R1, Hayabusa e S+1. Ragazzi, si parte con la Suzuki GSX 1003R. Che moto è? È ovviamente la Hayabusa, la moto di serie più veloce mai entrata in produzione, perché poi le case giapponesi si diedero una bella controllata. Partiamo con l'ergonomia, la posizione di guida è veramente da sportiva, da sport touring, non è una moto caricatissima sull'avantreno, le pedane sono molto avanzate, i manubri sono larghi e comodi e anche la sella è proprio imbottita, non sembra di guidare un rapace da 312 km/h. È davvero comoda, le sospensioni lavorano bene anche su questo asfalto rovinato del Penice, assorbono tutto, quindi primo assaggio sembra veramente un'agnellona, comoda, guardate sono in terza, 4000 giri e spinge già come un toro, siamo subito a 100 all'ora. Mettiamo la seconda, la moto è molto guidabile anche nelle curve, c'è un po' di on-off del motore, lo si sente, ma basta imparare a dosare bene l'acceleratore per mitigare questo effetto un po' fastidioso a centro curva. Vedete poi la progressione come è veramente bella e potente, progressione che va
accompagnata col polso destro, perché qua i controlli non ci sono, ma con quasi 175 cavalli a nemmeno 10.000 giri, c'è veramente da stare all'occhio e da usare il polso con un po' di testa. Guardate che spinta poi in seconda, è una marcia fin troppo corta nel misto, è meglio adesso appena possiamo buttare una terza e far cantare un po' di più il motore agli altri regimi. Adesso c'è un minimo allungo, vediamo l'Hayabusa con i suoi cavalli cosa combina. La spinta è impressionante, bisogna subito attaccarsi ai freni. Questo è stato l'unico assaggino che ho dato un po' di allungo, perché siamo su una strada aperta, quindi non si può esagerare. Mettiamo la terza, vedete in terza come la progressione rimane potentissima. La frenata con i due disconi da 320 mm è potente a patto di strizzare tanto il comando. Non c'è una risposta aggressiva, anzi è molto morbida all'inizio, e quando si va un po' spediti bisogna chiamare in causa la leva con molta decisione. Mettiamo la quarta e portiamo il motore giù di giri, addirittura in quinta, non siamo neanche a 3000 giri a 70 all'ora, e vedete come questa Hayabusa, che ha legato la sua fama alle prestazioni velocistiche più impressionanti di sempre, però è ancora oggi una moto fantastica da usare nel misto. D'altra parte pensate un po' che Marco, che ce l'ha prestata, che ha scritto a Moto.it, la scelta, a parte che lo ringraziamo ancora, ma la scelta per la guida con la moglie, pensate un po', al posto della solita sportiva una bella Hayabusa a un prezzo ancora oggi abbastanza contenuto, però è una sport touring con i fiocchi. Poi guardate che bello il cruscottone, con addirittura 4 strumenti: indicatore della benzina, temperatura dell'acqua del motore, poi tachimetro e contagiri. C'è tutto quello che serve. Ovviamente manca il contamarce purtroppo, ma stiamo parlando anche di 20 anni fa come progetto. Questo è del 2003, ma la Hayabusa arrivò sul mercato nel 99. Guardate poi nel misto come la moto è veramente facile, è più facile rispetto alle sportive racing dell'epoca, perché il manubrio alto dà un bel controllo, la si manovra davvero bene tra le curve ed è soprattutto comoda. Certo, la sella è molto vicina alle pedane, quindi la guida è raccolta, perché questa moto era studiata per proteggere il pilota e inserirlo nella carenatura a velocità veramente pazzesche da decollo di un aereo. Però poi nel misto vedete che si guida davvero ancora oggi davvero bene, non solo da soli ma anche in coppia. È una gran moto la Hayabusa, ed è per questo che l'abbiamo voluta su Moto.it, perché è una delle Young Timer sicuramente più belle. Ragazzi, siamo tornati con la GoPro dal giro bellissimo sul Passo Penice con la Hayabusa di Marco. Grazie Marco, perché me la sono veramente gustata. Delle ultime Young Timer provate, RC30, VTR-SP1 e Yamaha R1, la tua è sicuramente la più comoda. Sì, grazie a voi di avermi invitato, effettivamente è una moto molto versatile, puoi farci il viaggetto con la moglie, puoi andarci su queste strade che sono meravigliose e ti dà un'adrenalina incredibile, è una moto a 360 gradi. Infatti lei è famosa come la regina della velocità, però la Hayabusa non è soltanto velocità, è una grandissima sport tourer, uso una definizione quasi forte, però non bisogna confonderla con le sportive dell'epoca. E iniziamo a raccontarla dal design, perché questa nel 99 spinse poi le case giapponesi a un accordo tra di loro per non fare più moto che superassero i 300 orari effettivi, perché la versione del 99 a potenza libera, o meglio a controllo della velocità in sesta marcia libera, toccava i 312 km/h. Questo era possibile grazie a un motore potentissimo, un 4 cilindri di 1298 cc, forte di 175 cavalli a 9750 giri. Quindi Marco, una coppia e una potenza enormi, ma a regimi anche contenuti per essere un 4 cilindri, e la coppia, vi dicevo, addirittura di 135 Nm a soltanto 7000 giri, quindi numeri pazzeschi che andavano poi di pari passo con questa aerodinamica. D'altra parte la moto si chiama Hayabusa, che è il falco pellegrino, un rapace capace di raggiungere in picchiata i 320 km/h, quindi ci siamo. Tra l'altro adesso Marco ha la versione biposto della Hayabusa, perché tu l'hai presa addirittura per fare i viaggi con la moglie, la Hayabusa. Ma in realtà sì, in effetti poi non ci vuole
vuole salire, per cui è impossibile proporglielo. È comunque una moto scomoda per il passeggero, nonostante abbia un sellone ancora vecchia maniera, quindi tutto sommato anche le pedane non sono così scomode e arretrate, però la velocità fa paura, quindi diciamo che preferisce mandarmi da solo. Dopo la parentesi dedicata a tua moglie Diana, caro Marco, torniamo alle caratteristiche tecniche della Hayabusa. Questa moto, per raggiungere quelle velocità folli, vi ricordo quasi 320 km/h effettivi col tachimetro a fondo scala a 350, una cosa veramente folle, aveva un'aerodinamica del tutto speciale, vedete, con questo becco che ricorda le forme di un rapace e con il parafango carenato che va a coprire anche la forcella, questo proprio per fendere meglio l'aria. Ed era disponibile anche come optional un guscio da mettere sul sellino del passeggero, o meglio al suo posto, per proprio creare un uovo aerodinamico che permetteva di raggiungere queste velocità e soprattutto di mantenere la moto stabile oltre i 300 orari effettivi. Poi le Hayabusa che arriveranno dal 2000 in avanti saranno autolimitate come tutte le moto giapponesi a 299 orari, e infatti sulla Hayabusa cambierà anche il tachimetro. Questa è una versione del 2003 e al fondo scala a 280 più 2 tacche, quindi a 300, mentre la prima arrivava a 350 già il fondo scala del tachimetro, una cosa mostruosa che poi non si vedrà più su una moto di serie. Proseguendo all'analisi tecnica, vediamo un classico schema da Suzuki GSX-R con un telaio bitrave molto grande, ovviamente in alluminio, però ci sono poi altre cose caratteristiche sue, come il forcellone. Vedete questo forcellone mostruoso per irrigidire la ciclistica della Hayabusa con questa capriata di irrigidimento superiore, e anche le gomme erano dedicate per le prestazioni velocistiche della mitica GSX 1003R. Sempre a livello ciclistico posso ricordarvi che la sella era molto comoda e anche bassa per i piloti non troppo alti, parliamo di 81 cm da terra. Le sospensioni erano completamente regolabili sia davanti che dietro, mentre il peso era un po' importante perché stiamo parlando di 255 kg in ordine di marcia, però è pur sempre una 1300 da turismo e da viaggio. Come ti sei trovato a livello di guida anche in città con la tua Hayabusa, Marco? Nonostante il peso è una moto agilissima ed è da provare assolutamente, perché dà delle soddisfazioni incredibili sia nel misto e in città. Comunque è una moto guidabile, ti dà grandi soddisfazioni. Perché comprarla e perché non farlo secondo Moto.it? Poi vedremo se anche Marco è d'accordo con noi. Innanzitutto perché farlo? Perché è la massima espressione tecnologica del finire degli anni 90 e non per niente fu anche la moto più veloce mai entrata in produzione. Quindi crediamo che la Hayabusa, soprattutto la prima versione, questa prodotta fino al 2007, sarà una moto anche di interesse collezionistico e le quotazioni stanno iniziando a crescere per i modelli tenuti in perfetta efficienza. D'altro canto, perché non prenderla? Perché è una moto dell'epoca, quindi non hai controlli di trazione, non ha l'ABS, è una moto molto bella per viaggiare, molto comoda, però se iniziate a sfruttare le prestazioni, occhio, perché sono prestazioni molto importanti e richiedono motociclisti esperti. Cosa ne pensi, Marco? A Milano dicono Lattusa è nervosa. Lattusa è nervosa, neanche troppo, però se Busa è nervosa. la busa è nervosa, se la trattate coi guanti neanche troppo, ma se siete rudi con lei sappiate che lei sarà più rude di voi. Adesso la lasciamo tutta per voi nei commenti qua sul canale YouTube di Moto.it e ci vediamo alla prossima Young Timer. Ciao, grazie Marco. Ciao, grazie a voi.